Ciao a tutte, benvenute sul canale del Cestino dei Tesori, Maglia e Uncinetto. Oggi iniziamo insieme il viaggio per la realizzazione di questo splendido bauletto o cartelletta che dir si voglia. Come vedete ha una dimensione ridotta, ma ripete esattamente tutti i passaggi di una borsa anche più grande. Quindi con questi tutorial, perché questo è il primo di una serie, impareremo a realizzare questa borsa, a renderla rigida e a fare tutti gli accessori che ci servono. Non farò con voi la tracolla perché l'abbiamo già vista in un altro video di cui vi lascerò i riferimenti nell'info box, per cui per fare la tracolla avete già tutte le indicazioni. La tracolla ovviamente verrà fatta con i colori che sono abbinati alla borsa. Vedete, io ne ho scelti di diversi per fare la borsa che faremo adesso e verrà utilizzato il metodo Join as you go, che vedremo anche in questo video perché faremo questa parte con il metodo Join as you go. Direi che a questo punto iniziamo questo video con la realizzazione della parte a uncinetto e poi pian piano svilupperemo tutto il progetto insieme. Iniziamo intanto con l'illustrazione dei materiali. Allora, abbiamo diversi colori di filato fiocco. Io sto utilizzando il panna, il rosa chiaro, il lilla, il fucsia, il celeste polvere e un azzurro carta da zucchero. L'azzurro carta da zucchero mi servirà per lo sfondo, mentre per le piastrelline utilizzeremo i colori più chiari. Lavorerò con un uncinetto del numero 2,5, ci serviranno naturalmente un paio di forbici, una coda lana e poi vedremo più avanti, quando dovremo fermare le codine, utilizzerò anche un pochino di smalto trasparente per la parte posteriore della mattonella, tanto comunque poi non si vedrà perché sarà rivestita dalla rete. Direi che a questo punto, dopo avervi ricordato che per non perdervi nessuno dei prossimi appuntamenti vi consiglio di iscrivervi al canale e cliccare la campanella, direi di partire con la mattonella. È una mattonella classica, quindi l'abbiamo già vista diverse volte, però per chi si approccia per la prima volta a questo tipo di lavorazione potrebbe essere utile rivedere i passaggi. Allora, iniziamo con il filo bianco. Io faccio un giro sul dito, anello magico, tiro fuori il filo e faccio 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Lavoro all'interno del cerchio magico altre 2 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte in questo modo. Due catenelle e 3 maglie alte. L'ho già scritto nella presentazione, ma lo voglio ripetere anche durante il video. Questo non è un progetto per principianti. È chiaro che nel momento in cui siete principianti e volete approcciarvi a questo progetto troverete delle grandissime difficoltà, e non vi nascondo che io stessa, che comunque ho già fatto il prototipo, ho avuto qualche momento in cui ho fatto veramente fatica, per cui se è la prima volta che lavorate all'uncinetto vi consiglio prima di cimentarvi in qualcosa di più semplice. Sì, qui sul canale trovate delle borse sempre fatte con le mattonelle ma molto più semplici, che non utilizzano la rete o che sfruttano per esempio la borsa in juta. Allora, io ho fatto nel cerchio magico 4 gruppi di 3 maglie alte separate da 2 catenelle, quindi adesso ho 4 archetti di 2 catenelle. Mi muovo con dei punti bassissimi fino al primo archetto, catenella di sicurezza e stacco il filo in questo modo. Adesso prendo questo lilla, faccio un cappietto sull'uncinetto in questo modo e vado a lavorare nell'archetto che precede la chiusura facendo una maglia bassa e 2 catenelle. Poi facciamo ancora, scusate, una e 2 maglie alte, 2 catenelle, una, 2 e 3 maglie alte. Mi muovo direttamente nel prossimo archetto e faccio
3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Questi sono quelli che denomineremo da qui in poi angoli. In ogni angolo quindi andremo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Proseguiamo nell'ultimo angolo, quindi faremo 4 angoli esattamente nello stesso modo. Ecco qua, e abbiamo finito. Chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella di avvio, ci muoviamo con 2 maglie bassissime all'interno del primo archetto di 2 catenelle, catenella di sicurezza e stacchiamo il filo. Con questo secondo filo abbiamo finito, questo secondo colore. Poi prendiamo il rosa e facciamo il nostro solito cappietto sull'uncinetto in questo modo. Ok, andiamo a iniziare sempre nell'angolo che precede la chiusura e facciamo una maglia bassa e 2 catenelle e 2 maglie alte, poi 2 catenelle, una, 2 e 3 maglie alte. Dopodiché vedete che c'è uno spazio tra i due angoli. In questo spazio tra i due angoli andremo a lavorare 3 maglie alte. Ci spostiamo nell'angolo, sempre senza catenelle di separazione, per far venire il lavoro più compatto. E facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Sempre nello spazio tra i due angoli del giro sottostante andremo a fare 3 maglie alte. Adesso vi faccio vedere una cosa, poi proseguo perché la lavorazione è sempre la stessa. Vi faccio vedere sia una mattonella finita che la mattonella in lavorazione. Vedete? Quindi in questo giro si formeranno 2 spazi, in questi 2 spazi andrò a lavorare le 3 maglie alte, nel giro successivo si formeranno 3 spazi e in questi 3 spazi andrò a lavorare le 3 maglie alte. Quindi proseguiamo così in questa maniera alternando gruppi di 3 catenelle agli angoli. Laddove abbiamo sotto lo spazio tra i due gruppi di 3 maglie alte andremo a fare 3 maglie alte. Nell'angolo dove abbiamo le 2 catenelle andremo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Direi che continuo, ci vediamo fra poco. Ed ecco finite tutte e 6 le mattonelle. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente unirle con il metodo che vi dicevo Join as you go. Io utilizzerò questo colore di filato che mi sembra un po' in contrasto, ma nello stesso tempo segue un po', diciamo, la tonalità dell'azzurro polvere che ho utilizzato per la mattonella e quindi diciamo che richiama un po' quel colore, mi piace molto come effetto. Vedrete quando sarà lavorato. Si è fatto un nodino, adesso dobbiamo sciogliere il nodino, ce l'ho fatta e iniziamo a lavorare. Come vedete le ho già disposte, quindi io inizierò da questa mattonella, da quella fucsia in alto, e la lavorerò normalmente su 3 lati, quindi farò l'angolo completo di 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, poi andrò a lavorare, come vi dicevo, negli spazi tra i due gruppi di 3 maglie alte del giro sottostante facendo gruppi di 3 maglie alte. In questo caso ne faccio 4. Vedete, 1, 2, 3 e 4. Poi
dopo il quarto andrò a fare l'angolo, in questo modo, quindi le solite 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Dopo continuerò facendo i gruppi di 3 maglie alte. Si lavora proprio come un granny normale. Come vi dicevo, è la stessa tecnica che ho utilizzato poi per fare anche la tracolla, quindi la vedrete anche replicata lì. È tutto molto molto semplice e tra l'altro vi rende il lavoro estremamente veloce e pulito, perché una volta che avrete finito di codina dell'ultimo giro ve ne rimarrà solo una, quindi le altre le potrete serenamente tagliare, tranne quella centrale che poi andrà fissata, come vi dicevo, con un velo. Io utilizzo un velo di smalto trasparente, potete utilizzare anche della colla. Ecco qua, finito il secondo lato, iniziamo il terzo, quindi chiudiamo anche il terzo angolo, facciamo i nostri gruppi di 3 maglie alte. Vedete che bello l'effetto di questo colore che contorna la mattonella, per me è molto molto carino. Ecco qua, siamo quasi alla fine e ci ritroviamo al quarto angolo. Cosa facciamo in questo quarto angolo? Ne facciamo soltanto metà. Facciamo le prime 3 maglie alte, dopodiché prendiamo l'altra mattonella e la lavoriamo iniziando dall'angolo e facendo 3 maglie alte, quindi senza catenelle, senza altre cose, entriamo direttamente nell'angolo e facciamo 3 maglie alte. Dopodiché le mettiamo rovescio contro rovescio, facciamo una maglia bassa nella mattonella lavorata, torniamo sulla mattonella in lavorazione e facciamo 3 maglie alte, torniamo sulla mattonella lavorata, facciamo una maglia bassa e ancora torniamo sulla mattonella in lavorazione, 3 maglie alte, sulla mattonella lavorata facciamo una maglia bassa, torniamo sulla mattonella in lavorazione e facciamo 3 maglie alte e ancora una maglia bassa, 3 maglie alte, una maglia bassa, tre maglie alte, una catenella nell'angolo, torniamo sulla mattonella in lavorazione e a questo punto proseguiamo lavorandole separatamente, perché adesso sviluppiamo il lavoro in larghezza, vedete? Quindi adesso lavoro la mia mattonella. Nel frattempo ho nascosto anche il filo della mattonella che ho unito, che avevo già peraltro pulito e fissato con lo smalto trasparente. Infatti adesso vi faccio vedere una cosa. Vedete, la mattonella è già pulita. Io prendo questa codina, la taglio e la mattonella è già pulita. Anche di queste posso tagliare quasi tutte le codine, tranne, vi dicevo, quella centrale che poi fisseremo prima di tagliarla con un po' di smalto trasparente, mentre le altre le posso tagliare tutte. Quindi il lavoro, come vedete, man mano io procedo, rimane pulitissimo. Questa, attenzione che la dobbiamo tagliare dopo, questa la possiamo tagliare e la possiamo tagliare. Ok, vedete, il lavoro rimane tutto pulito, devo solo fissare questa, ma il resto sono tutte fissate, vedrete. Quindi tornando a noi, io continuo e faccio il secondo lato, quasi finito, faccio l'angolo per intero, 2,
e 3, 2 catenelle, poi riparto ancora con la seconda metà dell'angolo e vado avanti con i miei gruppi di 3 maglie alte fino ad arrivare all'angolo opposto. All'angolo opposto quello che faccio è farne metà, così come ho fatto per la prima mattonella. Ok, e ho fatto mezzo angolo, quindi adesso prendo l'altra mattonella, queste le metto via, tanto so già come devo metterle, e mi aggancio con una maglia alta. E rifaccio tutto il processo. Rieccoci. Allora, a questo punto io cosa faccio? Finisco l'angolo, quindi ho fatto i 3 lati così come avevo fatto nelle altre mattonelle, ma siccome questa è l'ultima mattonella da aggiungere in lunghezza, finisco l'angolo e quindi torno indietro sul bordo che avevo lasciato libero. 2 e 3. Dopodiché passo nello spazio successivo e faccio 3 maglie alte. 2 e 3. Spazio successivo, 3 maglie alte e vado avanti. Spazio successivo, 3 maglie alte e vado avanti. Spazio successivo, sempre 3 maglie alte e vado avanti. Adesso io ho il mezzo angolo che avevo fatto prima, faccio l'altro mezzo angolo che sono 3 maglie alte e dopodiché cosa faccio? Vado a fare una maglia bassa nello spazio tra i 2 gruppi di 3 maglie alte e quindi chiudo l'angolo, vedete? Adesso devo fare la stessa cosa dall'altra parte, quindi rientro e faccio le 3 maglie alte, quindi io il mio mezzo angolo a destra e a sinistra lo chiudo così. Vediamo un altro esempio, anzi arriviamo proprio alla fine del giro, in modo da farvi vedere come continuare ad attaccare le altre piastrelle. 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, e adesso sono di nuovo al mezzo angolo, quindi entro nell'angolo, faccio le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3, dopodiché entro nello spazio tra i 2 gruppi di 3 maglie alte, faccio una maglia bassa e poi vado dall'altra parte e faccio le mie 3 maglie alte in questo modo qui. Quindi a questo punto proseguo e finisco il giro. Ecco qua, a questo punto praticamente ho finito quasi il mio giro e vi faccio vedere come inizio la nuova fila di mattonelle. Allora, qua l'angolo l'avevo fatto per intero, quindi cosa faccio? Mi riaggancio alla terza catenella di avvio, poi faccio maglia bassissima, maglia bassissima, maglia bassissima dentro l'archetto, prendo l'altra mia piastrella e inizio la lavorazione con le 3 maglie alte, così come avevo fatto prima. Ecco qua, e adesso proseguo attaccandola nella riga sotto. Vedete, quindi questa riga è già finita. Io adesso lavoro nella riga sotto esattamente come ho fatto nella riga superiore. Quando tornerò indietro facendo quello che ho fatto qui, farò questo lato sotto e poi andrò a completare questo lato, ma esattamente come l'avete visto finora. Quindi direi che arrivo all'angolo, così vi faccio vedere come si fa e dopodiché proseguo fino alla fine.
A questo lavoro seguirà un giro di punto basso tutto intorno che ci servirà per intanto stabilizzare il lavoro, diciamo da un punto di vista proprio della forma, e poi soprattutto ci servirà per stabilire qual è il numero di catenelle che ci serviranno per fare poi la parte davanti della borsa. Lo capirete quando adesso ci lavoreremo. Ok, adesso io cosa faccio? Entro nella maglia bassa che ho fatto e faccio una maglia bassa. Torno nella mattonella in lavorazione e proseguo. E così praticamente vado avanti attaccando tutte le piastrelle. Direi che proseguo autonomamente e ci vediamo dopo. Finito di fare la parte di contorno, adesso ho iniziato da qui, quindi da dove mi sono ricongiunta alla fine del giro, a fare tutto il giro di punto basso. Questa parte qua la voglio fare con voi perché questa parte qua poi determinerà il numero di catenelle che ci serviranno per fare il davanti della borsa, ovvero questo qui, non so se lo riuscite a vedere, sì, questo qui. Questo davanti della borsa dovrà partire da un numero di catenelle uguale a quello che si determinerà dal numero di punti bassi che faremo. Allora, io ho fatto un punto basso nell'angolo, ne faccio un altro e da qui comincio a contare i miei punti. 1, 38 e 39, quindi ho 39 punti qua e questi 39 punti saranno quelli che dovrò fare per fare poi la parte davanti della borsa, dovranno corrispondere, dovranno combaciare. Poi facciamo quest'altro lato sempre con il punto basso e questa parte qua poi la mettiamo da parte perché poi l'unica cosa che ci rimane da fare è montarla sulla rete. Però prima di metterla da parte vi spiegherò un altro paio di cose. Io intanto vado avanti fino alla fine e poi quando taglierò il filo vi spiegherò un altro paio di cose. Quindi non so se vedete bene, io cosa sto facendo? Sto facendo un punto alto, scusate, un punto basso in ogni punto basso del giro precedente. Quindi alla fine di questo giro di maglie basse, questo lato lungo ne avrà 58, mentre il lato corto ne ha 39. Ecco, siamo quasi alla fine, poi vi faccio vedere come faccio l'angolo. La cosa bella del Join as you go è che anche quando facciamo le giunture è tutto bello preciso perché quando ricostituiamo gli angoli, tra i due angoli c'è una maglia bassa, quindi è semplicissimo poi recuperare i punti per fare il giro di punto basso finale. E tra l'altro, essendo un pezzo che non viene sottoposto a sollecitazioni, come potete capire, non ha neanche il rischio di sformarsi, vedete? Rimane bello compatto, le giunture sono perfette, guardate che meraviglie. E si fa un quarto della fatica rispetto all'unione delle mattonelle singole oppure a unirlo con l'ago o con la maglia bassa. Io lo preferisco in assoluto per questo tipo di lavorazioni. Poi ovviamente ce ne sono altre che richiedono un tipo di lavorazione diversa, però finché facciamo queste cose qua che dobbiamo montarle sulla rete oppure sull'aiuta, questo sicuramente ci aiuta tantissimo il lavoro, ce lo velocizza e lo fa venire anche molto più pulito. Ok, ci siamo quasi, abbiamo quasi finito. Allora, come vi dicevo, quello che determina la larghezza del pezzo davanti della borsa è il numero di maglie basse che abbiamo fatto in questa fase e sono 39.
Ma che cosa determina l'altezza? Adesso ve lo spiego. Intanto tagliamo il filo e abbiamo terminato. Vi faccio vedere, pulisco tutte le codine, tranne quella che vi dicevo che devo ancora fissare, ma queste le possiamo tagliare tutte e il lavoro viene pulito e perfetto. Questa la dobbiamo fissare, questa è ok, non si vede neanche la codina dell'inizio, vabbè, quindi dovrebbe essere qua, ma l'ho già nascosta. E questo è il retro del lavoro, perfetto. Questo è il davanti, ok. Allora abbiamo detto, per determinare la larghezza del pezzo sotto utilizziamo questo numero di catenelle, ma per determinare l'altezza cosa dobbiamo fare? Io mi regolo così, arrivo praticamente qui. Conto il numero di maglie basse che ci sono da qui in poi, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Quindi sono 39 per 27. Ovviamente quanti giri dobbiamo fare della lavorazione che vedremo insieme ce lo dirà, diciamo, il lavoro stesso man mano che lo faremo. Io qua ne ho fatti, ve lo dico. Allora, ho fatto 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 giri. Ho fatto 16 giri, per cui probabilmente saranno più o meno quelli. Ma adesso iniziamo direttamente la lavorazione di questi ventaglietti. Allora, facciamo 40 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Corrisponde. Adesso a partire dalla quarta catenella facciamo una, 2, 3, 4 e 5 maglie alte nella stessa catenella. Saltiamo 2 maglie di base, 1, 2, nella terza facciamo una maglia bassa. Saltiamo 2 maglie di base, nella terza facciamo 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo 2 maglie di base, nella terza facciamo una maglia alta, 2 maglie di base, facciamo 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5, 1, 2 e nella terza facciamo, oddio, le ho contate bene. Allora, vediamo un po'. 1, 2, sì, era giusta. Nella terza facciamo, ok, 1, 2, 1, 2, 3, 4 e 5, così. Poi 1, 2, nella terza, ok, 1, 2, 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 1, 1, così. E poi andiamo a fare, nell'ultima, andiamo a fare 3 maglie alte. Perché? Perché facciamo mezzo archetto, mezzo ventaglietto. Quindi da qui partiremo facendo una catenella, giriamo il lavoro nella
maglia bassa, andiamo a lavorare 5 maglie alte. Quindi la catenella sostituisce la prima maglia bassa che non facciamo. Saltiamo le 3 maglie alte e nella maglia bassa andiamo a lavorare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso 1, 2, nella terza maglia alta andiamo a lavorare una maglia bassa. 1, 2 e 3. Nella catenella andiamo a lavorare, scusate, catenella, nella maglia bassa andiamo a lavorare 5 maglie alte. 2, 3, 4 e 5. Nella terza maglia alta andiamo a lavorare una maglia bassa, nella maglia bassa andiamo a lavorare 5 maglie alte e così facciamo per tutto il giro. Facciamo poi il resto del giro insieme, che così scusate, facciamo l'inizio del prossimo giro insieme e poi dopo i giri si ripetono sostanzialmente, quindi ogni giro successivo andiamo a lavorare sulla maglia bassa in mezzo al ventaglietto e il ventaglietto sulla maglia bassa del giro precedente. Il ventaglietto è composto da 5 maglie alte. Un, 2, 3, 4 e 5, ok. Poi abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. In mezzo al ventaglietto facciamo la maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5. In mezzo al ventaglietto la maglia bassa e poi dove abbiamo fatto la prima catenella, quella che abbiamo usato per voltare, andiamo a fare 3 maglie alte. 3 maglie alte che sono appunto la metà del ventaglietto. Prendiamola bene perché altrimenti poi non viene definito, anche se poi ci passeremo tutto intorno con il punto basso, vedete? E quindi io sono andata a lavorare questo pezzo che andrà poi sul davanti, poi faremo un giro di punto basso, quindi poi arriveremo alla larghezza che ci serve. Maglia bassa, scusate, catenella, saltiamo le 3 maglie e andiamo a lavorare nella maglia bassa e facciamo 5 maglie alte. 3, 4 e 5 e proseguiamo così per tutti i giri fino a quando non arriveremo come altezza qui. Quindi lo misuriamo e poi dovremo ricavare mettiamo magari un marcapunti, dobbiamo ricavare dall'altezza del pezzo che abbiamo lavorato il numero di maglie basse che ci servono per arrivare al punto che ci siamo prefissati. Quindi io ne avevo contate 27, dovremo fare 27 maglie basse quando faremo il giro di contorno. Quindi io adesso proseguo autonomamente e ci vediamo dopo per la parte successiva. Allora, come vedete, io ho finito il pezzo davanti della borsa. È venuto un po' più piccolino rispetto, guardate, rispetto a questo, ma tanto comunque adesso lo montiamo sulla rete e lo facciamo allargare, perché i punti ci sono. Semplicemente è una questione di allargare il pezzo nella misura in cui lo dobbiamo rendere uguale a quello della parte dietro. Quindi come facciamo? Facciamo che tagliamo un pezzo di rete che sia adeguata. Quindi la prima cosa che però andiamo a fare prima di montare questo pezzo sulla rete è montare questo pezzo sulla rete per vedere poi quanto deve essere alta la rete per arrivare, come vi dicevo, al punto in cui dobbiamo abbiamo deciso di arrivare, quindi con i 27 punti bassi che abbiamo fatto qua. Adesso qua abbiamo 27 punti bassi, 27 punti bassi, 39 punti bassi. La fascia centrale, che sarebbe questa qui, che facciamo intera, andrà fatta utilizzando, quindi sommando i 27 più i 27 più i 39, che fanno 93 punti, quindi dovremmo iniziare la nostra fascia con 94 punti. Con 94 punti avremo la misura giusta. I giri che ho fatto per fare la fascia non la faremo insieme perché il procedimento è esattamente lo stesso. I giri che ho fatto sono 1, 3, 5, 7, 9, 10. Ho fatto 10 giri. Potete farne anche 11, ma non di più. Comunque tra 10 e gli 11.
la fate di 94, lavorate per 10 giri e poi dopo vediamo insieme come proseguire il lavoro. Allora, quando poi andremo a fare il bordo a punto basso nel fascione, diciamo, di congiunzione, non ci sarà nessun problema perché ci rifaremo sui 93 punti. Le due parti strette, che sono queste qua, potranno avere i punti necessari, cioè avranno i punti necessari, ma non ci interessa perché comunque non vanno a influire sul montaggio della borsa. Quindi a questo punto cosa facciamo? Andiamo a montare questo sulla rete, ma non lo montiamo direttamente perché ho già provato e quando si monta direttamente sulla rete purtroppo non rende benissimo. Allora cosa facciamo? Facciamo tutto un giro di punto basso. Io ho contato 58, giusto, 58 maglie basse e qua abbiamo, adesso vi dico, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 e 51. 51 contro 58, quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aumentare e distribuire uniformemente questi 7 punti che ci mancano ad arrivare a 58 sulla lunghezza, quindi ne faremo uno ogni 7, ogni 7, quindi ogni 7 quadratini ne faremo uno in più. Adesso iniziamo insieme così vi faccio vedere. Allora, intanto aspettate che tolgo queste due puntine, che poi se non si è particolarmente precisi poi si vedono nel lavoro, specie se utilizzate un filato che non è proprio bianco, possono trasparire nel lavoro. Allora, entro con l'uncinetto nel mio angolino e qui già faccio però 2 maglie basse, poi prendo la codina del filo così la lavoro nel frattempo e faccio 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aspettate che qua dà un po' fastidio. 7 e 8. Ok. Poi lavoriamo e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi siamo a 16 punti. 16 punti. E adesso quando arriviamo a questa parte qua dovremo fare la stessa cosa. Sappiamo che abbiamo 39 punti, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. Quindi qua ne dobbiamo aumentare soltanto 4. In questo modo, quando andremo a montarlo e li abbiamo distribuiti uniformemente, non ci capiterà una parte più stretta e una parte più larga, ci verrà tutto uniforme. Quindi il lavoro che dobbiamo fare adesso è finire i pezzi, contornarli con il punto basso e dopodiché unirli. Io adesso finisco di contornare questo a punto basso e poi ci rivediamo. E rieccoci, se non l'avete ancora provato con questo sistema qua vedrete che vi viene perfetto. Io ho fatto tutti i miei calcoli e sono riuscita a fare la mia rete. A questo punto cosa faccio? Devo unirla con, vabbè, la unisco così, tanto è uguale, tanto comunque poi non si vede. Allora, prendo la prima maglia del pezzo che devo unire, entro dentro, prendo la solina, prendo la solina, la faccio passare attraverso, caspita, la faccio passare attraverso, non è difficile, solo che io sono in una posizione scomoda, e inizio a lavorare. Quindi prendo un punto della mia parte da unire, un punto della rete
e faccio dei punti bassi, semplicemente punti bassi, così. 1, non ne saltate nessuno, quindi controllate bene che quello in cui entrate è quello successivo a quello che avete appena lavorato. Entrate, vedete, questo è già lavorato, questo è già lavorato e questo è da lavorare, e li unisco con un punto basso. Questo lo prendo insieme e lo lavoro con un punto basso, e faccio così per tutto il giro. Faccio così anche per tutti gli altri pezzi. Allora, a questo punto io, visto che ho già più o meno la dimensione cioè so quando arrivo a 27, no? Quando arrivo, quindi i 27 che avevo stabilito, cosa ho fatto? Prima di unire il pezzo, ho preso quello che avevo messo da parte, ho contato le mie 27 maglie basse, sono 2, 4, 6, allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Quindi devo arrivare qua con il mio pezzo. Vedete che eccedono 4 righe, e io in queste 4 righe, vedete, le ho già tagliate, ho già tagliato il pezzo, in modo che praticamente quando vado a montare il mio pezzo, questo qui, su questo, so su quanti quadratini devo spalmare le 27 catenelle che ho fatto. Quindi quando andrò a lavorare qui, adesso ve lo dico subito, adesso aspettate che prendo un altro paio di forbici, quelle un po' più da lavoro, eccole qua. Sto lavorando in piedi per questo tutorial, questo vi fa capire anche un pochino il grado di difficoltà rispetto a quelli che si fanno semplicemente seduti in tranquillità. Questo è un po' più impegnativo. Allora, so su quante caselline dovrò andare a spalmare i miei 27 punti, e facciamo lo stesso ragionamento di poco fa. Abbiamo 27 punti, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Ecco, è facile, basta basta aumentare di 2. Quindi a questo punto io ne faccio uno a metà e uno alla fine. La stessa cosa faccio dall'altra parte, così mi rimane tutto bello armonico il conto, diciamo così, lo spalmaggio del pezzo. In questo modo i due pezzi, vedete, vanno a corrispondere perfettamente, perché noi stiamo lavorando sulla stessa superficie con lo stesso numero di maglie, quindi questo ci renderà il lavoro molto 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 semplice quando andremo a unirlo. Adesso io vado avanti, faccio il montaggio di questi due pezzi. Per la fascia centrale è esattamente la stessa cosa, quindi adesso questa prima parte del tutorial finisce qua. Io monterò su rete questi due pezzi, poi farò la fascia centrale, poi eventualmente appunto vi spiegherò nella seconda parte del tutorial come ho fatto a montare la fascia centrale sulla rete. Prenderò un pezzo di rete che appunto la larghezza, diciamo che non è fondamentale, è importante ma non è fondamentale, ma la lunghezza deve corrispondere esattamente a questi tre lati qua. Quindi dobbiamo fare in modo che questi tre lati siano coperti dalla fascia che andiamo a realizzare. Quindi la prima parte di questo tutorial finisce qua. Unite, come vi ho fatto vedere, il pezzo i pezzi alla rete, e dopodiché ci vediamo nella seconda parte. Cosa vedremo? Il montaggio di tutti, anzi no, prima la fodera di tutti i pezzi, perché dobbiamo foderare tutti i pezzi singolarmente per far sì che sia molto più semplice il lavoro, e dopodiché li uniremo tra di loro. Dopo che li avremo uniti tra di loro, anzi prima della fodera, mentre saranno montati su rete, andremo a posizionare quelli che sono gli accessori, quindi i piedini, la chiusura e il manico. Dopo aver posizionato i piedini, la chiusura e il manico, che faremo nel prossimo video, andremo poi a foderare tutti i pezzi e poi procederemo al montaggio.
Diciamo che quella è la parte un po' più complessa perché appunto c'è come dire, la gestione dei volumi, però è anche quella più bella e più soddisfacente perché vedremo il nostro lavoro che prende forma. Quindi intanto io vi ringrazio per avermi seguita fin qua, vi invito eventualmente a lasciarmi tutti i commenti che volete nel video in modo che io eventualmente prima di procedere al montaggio della seconda parte magari possa prendere spunto anche dalle osservazioni che mi avete fatto voi o comunque dalle domande e possa rispondere a tutte le vostre domande nel secondo video. Nel caso in cui non doveste farle in questo video, sappiate che alla fine del progetto, quando il progetto sarà pubblicato interamente, eventualmente raccoglierò tutte le vostre domande e farò un video tutorial apposito soltanto per rispondere alle domande relative alla realizzazione di questa borsa. Va bene? Come sempre vi ringrazio di avermi seguito fin qua, vi auguro buon lavoro e buon divertimento, vi ricordo di iscrivervi al canale così non perderete la seconda parte e niente, vi do appuntamento al prossimo tutorial. Vi ringrazio ancora, a presto.